Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Dortoz Genetic SpA. Ultimo aggiornamento. 17 settembre 2021. Cos'ha Dortoz? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Dortoz durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Dortoz? Dortoz ha un farmaco a base del principio attivo dorzolamide più timololo, appartenente alla categoria degli antiglaucoma e nello specifico sostanze beta bloccanti. È commercializzato in Italia dall'azienda Genetic SpA. Dortoz può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Dortoz 2% più 0,5% collirio, soluzione 1 flacone da 5 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Genetic SpA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: dorzolamide più timololo. Gruppo terapeutico: antiglaucoma. Forma farmaceutica: collirio. Indicazioni: indicato per il trattamento della pressione endoculare, PIO, in pazienti con glaucoma ad angolo aperto o glaucoma pseudoesfoliativo, quando la monoterapia con beta bloccanti per uso topico non ha sufficiente. Posologia. La dose ha una goccia di Dortoz nell'occhio o negli occhi affetti, sacco congiuntivale, 2 volte al giorno. Se si usa un altro agente oftalmico topico, Dortoz e l'altro agente devono essere somministrati ad almeno 10 minuti di distanza. Informare il paziente che deve lavarsi le mani prima dell'uso ed evitare che la punta del contagocce venga a contatto con l'occhio o con le zone circostanti. Bisogna inoltre informare il paziente che le soluzioni oftalmiche, se manipolate impropriamente, possono essere contaminate da batteri comuni che notoriamente causano infezioni oculari. L'uso di soluzioni infette può causare gravi danni all'occhio e conseguente perdita della visione. L'occlusione nasolacrimale o la chiusura delle palpebre per 2 minuti riduce l'assorbimento sistemico con conseguente minore insorgenza di effetti indesiderati sistemici ed aumento dell'attività locale. Modo di somministrazione: Dortoz collirio, soluzione euroflacone multidose. Si lavi le mani e si sieda o stia in piedi, comodamente. Rimuova il tappo con una leggera rotazione. Inclini il capo all'indietro e tiri leggermente verso il basso la palpebra inferiore, in modo da formare una tasca fra la palpebra e l'occhio. Posizioni la punta del flacone vicino all'occhio senza toccarlo. È molto importante non mettere a contatto la punta del contagocce con l'occhio o con la palpebra. Eserciti una leggera pressione sul flacone in modo che una singola goccia vada all'interno dell'occhio, come prescritto dal proprio medico, quindi rilasci la palpebra inferiore. Prema con un dito sull'angolo interno dell'occhio interessato. Aspetti 1 minuto tenendo gli occhi chiusi. Questo aiuta a prevenire che il collirio venga drenato nel dotto lacrimale. Ripeta l'operazione anche nell'altro occhio, se il medico le ha detto di farlo. Riavviti il tappo ermeticamente. Non stringa eccessivamente per evitare di danneggiare il flacone e il tappo. Il contagocce è calibrato per l'emissione di una singola goccia, quindi non allarghi il foro del contagocce. Dortoz collirio, soluzione, contenitore monodose. Si lavi le mani e si sieda o stia in piedi, comodamente. Rimuova una fiala dallo strip e sviti il tappo con una leggera rotazione. Inclini il capo all'indietro e tiri leggermente verso il basso la palpebra inferiore, in modo da formare una tasca fra la palpebra e l'occhio. Posizioni la punta del flacone vicino all'occhio senza toccarlo. Eserciti una leggera pressione sul flacone in modo che una sola singola goccia vada all'interno dell'occhio, come prescritto dal proprio medico, quindi rilasci la palpebra inferiore. Prema con un dito sull'angolo interno dell'occhio interessato. Aspetti 1 minuto tenendo gli occhi chiusi. Questo aiuta a prevenire che il collirio venga drenato nel dotto lacrimale. Ripeta l'operazione anche nell'altro occhio, se il medico le ha detto di farlo. Getti via la fiala e l'eventuale contenuto rimanente. Popolazione pediatrica. L'efficacia nei pazienti pediatrici non ha dimostrata. La sicurezza nei pazienti pediatrici al di sotto dei 2 anni di età non è stata dimostrata. Per informazioni riguardo il profilo di sicurezza nei pazienti pediatrici di età uguale o superiore a 2 anni e inferiore a 6 anni, vedere paragrafo 5.1. Controindicazioni: ipersensibilità ai, principio, I, attivo, I, o uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1.
malattie reattive delle vie aeree, inclusa asma bronchiale o anamnesi positiva per asma bronchiale o malattia polmonare cronica ostruttiva di grado severo. Bradicardia sinusale, sindrome del seno malato, blocco seno-atriale, blocco atrioventricolare di secondo o terzo grado non controllato con pacemaker, insufficienza cardiaca conclamata, shock cardiogeno. Compromissione renale di grado severo, clearance della creatinina, 30 ml/min, o acidosi ipercloremica. Le suddette controindicazioni sono quelle dei componenti e non sono specifiche dell'associazione. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Reazioni cardiovascolari/respiratorie. Come altri agenti oftalmici per uso topico, il timololo maleato assorbito per via sistemica. Il componente timololo ha un beta bloccante. Quindi, con la somministrazione topica possono verificarsi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi specifici sull'interazione di farmaci con Dortoz. In studi clinici, un collirio a base di dorzolamide e timololo è stato usato contemporaneamente alle seguenti terapie sistemiche, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Dortoz insieme ad altri farmaci come Eurosalmeida Euro, Eurosaltiazema Euro, Eurosancizema Euro, Eurosbivinda Euro, Eurosbreva Euro, Eurosbroncovaleas, sciroppo a Euro, Eurosbroncovaleas, soluzione a Euro, Eurosbroncovaleas, sospensione a Euro, Eurosbutaprala Euro, Eurosclenil Compositum 0,8 mg più 1,6 mg Euro, Eurosclenil Compositum a Euro, Eurosdil della Euro, Eurosdiltiazem Doc Generica Euro, Eurosdiltiazem Mega Euro, Eurosdiltiazem Milan Genericus a Euro, Eurosdiltiazem Ratiofarma Euro, Eurosdiltiazem Sandoza Euro, Eurosdilcene Euro, Eurosinosala Euro, Eurosisoptin, compressa a rilascio modificato, compressa rivestita, compresse rivestite a Euro, Eurosisoptin, soluzione, uso interno, a Euro, Eurosmenielisa a Euro, Eurosnausa Euro, Eurosplenaera Euro, Eurosalbutamolo ipratropio bromuroiga Euro, Eurosalbutamolo Sandoza Euro, Eurososaria Euro, Eurostiliema Euro, Eurosventolin, sciroppo a Euro, Eurosventolin, soluzione a Euro, Eurosventolin, sospensione a Euro, Eurosverapamil Doc Generica Euro, Eurosverapamil Lega Euro, Eurosverapamil Exala Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Dortoz durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Dortoz durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Dortoz non deve essere usato durante la gravidanza. Dorzolamide. Non sono disponibili dati clinici adeguati sull'esposizione al trattamento durante la gravidanza. Nei conigli, la dorzolamide ha prodotto effetti teratogenici, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Possibili effetti collaterali, come la visione offuscata, possono interferire con la capacità di alcuni pazienti di guidare e usare macchinari. Effetti indesiderati. In studi clinici con dorzolamide/timololo collirio le reazioni avverse osservate sono state consistenti con quelle segnalate precedentemente con dorzolamide cloridrato e timololo maleato. Durante gli studi clinici, 1035 pazienti vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Nell'uomo non sono disponibili dati sul sovradosaggio per l'ingestione accidentale o intenzionale di Dortoz. Sintomi. Sono stati segnalati casi di sovradosaggio involontario con la soluzione oftalmica di timololo maleato, che hanno comportato effetti sistemici simili a quelli osservati con agenti di blocco beta adrenergico somministrati per via sistemica quali capogiro, cefalea, respiro corto, bradicardia, broncospasmo ed arresto cardiaco. I segni e sintomi più comuni che devono essere attesi con il sovradosaggio di dorzolamide sono alterazione del bilancio elettrolitico, sviluppo di uno stato di acidosi e possibili effetti sul sistema nervoso centrale. Sono disponibili solo informazioni limitate sul sovradosaggio da ingestione accidentale o volontaria di dorzolamide cloridrato nell'uomo. È stata segnalata sonnolenza con l'ingestione orale. Con l'applicazione topica sono stati segnalati nausea, capogiro, cefalea, faticabilità, anormalità dell'attività onirica e disfagia. Trattamento. Il trattamento deve essere sintomatico e di supporto. I livelli degli elettroliti sierici, in particolare del potassio, e i livelli di pH ematico devono essere monitorizzati.
Gli studi hanno dimostrato che il timololo non viene dializzato prontamente. Proprietà farmacodinamiche, categoria farmacoterapeutica. Preparazioni antiglaucoma emiotici, sostanze beta bloccanti, timololo, associazioni, codice ATCS 01 ed 51. Meccanismo d'azione: d'ortozà composto da due componenti: dorzolamide cloridrato e timololo maleato. Ciascuno di questi due, proprietà farmacocinetiche: dorzolamide cloridrato. Diversamente dagli inibitori della nitrasi carbonica orali, la somministrazione topica di dorzolamide cloridrato permette alla sostanza attiva di esercitare i suoi effetti direttamente nell'occhio a dosi sostanzialmente inferiori e, dati preclinici di sicurezza, il profilo di sicurezza oculare e sistemico dei singoli componenti ha ben dimostrato. Dorzolamide. Nei conigli trattati con dosi materno-tossiche di dorzolamide associate con acidosi metabolica, sono state osservate: elenco degli eccipienti contenitori monodose: mannitolo, sodio citrato, idrossietilcellulosa, sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili. Flacone da 5 ml. Mannitolo, sodio citrato, idrossietilcellulosa, benzalconio cloruro, sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di dortoza a base di dorzolamide più timololo sono: Betaclar, Dorzamox, dorzolamide più timololo Aurobindo, dorzolamide più timololo EG, dorzolamide più timololo Milan Generics, dorzolamide più timololo Pensa, dorzolamide e timololo Sandoz, dorzolamide più timololo Zentiva, Tidocomb, Zitodor. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.